Buongiorno e benvenuti, questo è il secondo video tutorial di questa serie che stiamo costruendo su come creare, gestire ed utilizzare questi community token. Quindi questo secondo capitolo, diciamo, prende un po', fa un passo avanti rispetto a quello che è stato fatto nel capitolo di creazione e gestione dell'asset del meetup blockchain e dintorni. Alla fine del primo capitolo abbiamo creato questo asset in maniera condivisa tramite un sondaggio a cui hanno risposto diversi membri della comunità che hanno determinato le proprietà di supply, di divisibilità di questo asset e avendolo fatto da un singolo nodo, il creatore di questo asset è un mio account. Non essendo io, diciamo, di diritto quello che deve gestire questo account, gli organizzatori del meetup blockchain e dintorni hanno ritenuto giusto che questo asset debba essere controllato e gestito in maniera condivisa tra il board, diciamo, di questa comunità. Per questo motivo abbiamo pensato un po' a una soluzione per questo problema e vorremmo provare insieme a voi a vedere come gestire un account attraverso, come gestire scusatemi, un asset attraverso un account multisignature. Che cosa significa? Che i singoli account degli organizzatori del meetup saranno logicamente rappresentati da un unico account multisignature che è caratterizzato da un threshold, ovvero da un numero minimo di firme che servono per autorizzare qualsiasi tipo di transazione da questo account. E renderemo, una volta creato effettivamente questo account multisignature, quest'ultimo account come manager e riserva dell'asset di blockchain e dintorni. La particolarità con cui vogliamo fare questa cosa qui è legata al fatto che il processo, quindi tutto il workflow di creazione, ma poi di successiva gestione di questo asset, sarà ibrido, nel senso sarà dal momento che gli account multisignature ad oggi non sono ancora supportati dai principali wallet più user-friendly di Algorand, vorremmo che tutti quanti, senza dover aver bisogno per forza di un nodo sincronizzato con la mainnet, possano comunque partecipare alla gestione di questo account multisignature. Quindi abbiamo tentato di definire questo processo come ibrido, perché appunto parte delle operazioni saranno completamente svolte off-chain e quindi vedremo di volta in volta che cosa significa svolgere un'operazione on-chain ed off-chain per la gestione di questo account multisignature. Quindi saremo io, Riccardo, Giancarlo e Giovanna oggi a creare questo account e a vedere un po' come portare avanti questa gestione condivisa. L'ipotesi che stiamo utilizzando per questo processo è che io, quindi Cosimo, disponga di un nodo sincronizzato con la mainnet, mentre Riccardo, Giovanna e Giancarlo proveranno a fare tutto senza avere un nodo sincronizzato con la rete, ma semplicemente installato sul proprio sistema operativo. Vedremo anche diversi sistemi operativi in gioco, quindi magari la linea di comando a seconda dei diversi sistemi operativi potrà avere delle piccole differenze nella specifica della sintassi dei comandi. Quindi il primo adesso a creare l'account multisignature sarà Giancarlo, quindi affronteremo lo step 1 e da riga di comando Giancarlo creerà questo account di cui diremo poi qualcosa. Condivido solo la console io, tolgo la mia faccia. Bene, ciao a tutti, sono Giancarlo, sono sul mio Mac. Nella cartella Node ho installato il nodo Algorand e in questa stessa cartella, nella sottocartella Data, ci sono i dati relativi alla blockchain. Il punto di accesso è il comando goal, go Algorand.
Ora vi faccio vedere che questo comando ha dei parametri che servono a gestire le varie parti necessarie alla gestione di un nodo Algorand. Partiamo dalla gestione del nodo. Vi faccio vedere come faccio partire il mio nodo. Goal node start -d data. Devo sempre specificare la cartella nella quale ci sono tutti i dati della mia blockchain. Il nodo era già partito in realtà, quindi è già in run. Se volessi fermarlo posso fare stop, ok? Quindi adesso posso farlo ripartire, start, riparte. Vediamo un po'. Ecco, il nodo è ripartito. Se volessi vedere lo stato di avanzamento del mio nodo, posso fare node status. Perfetto. Il nodo è up and running, ma è in corso la sincronizzazione. Infatti vedete che il numero di blocco cambia continuamente. Ora posso dedicarmi all'obiettivo del nostro lavoro, quello di creare un wallet multisignature, multifirma. Devo dire che io ho già creato un mio wallet su questo nodo, quindi se io faccio goal wallet list -d data, posso vedere che il mio computer, su questo nodo, c'è un mio wallet. Quindi la creazione di un wallet è un'operazione necessaria per poter effettuare questo lavoro. Per creare un nodo è molto semplice, basta fare wallet new. Io adesso non lo faccio perché tanto è inutile. Lui vi chiederà una serie di informazioni semplicissime, tra cui il nome del wallet e una password per proteggere gli accessi a questo wallet. Ma andiamo a creare un account multisignature, cioè una sorta di piccolo conto corrente multifirma. Quindi diciamo goal account multisig new. Il secondo parametro che dobbiamo andare a indicare è il threshold. Sarebbe quante firme sono necessarie per poter accettare una transazione, e noi abbiamo deciso che vogliamo 2 firme obbligatorie per accettare una transazione e vogliamo distribuire questo account multisignature tra 4 persone: Giancarlo, Cosimo, Riccardo e Giovanna. Per fare ciò vado a recuperare gli indirizzi pubblici degli account delle 4 persone, quindi abbiamo il primo, il secondo, il terzo e il quarto account. A questo punto, come al solito, vado a specificare il flag -d per indicare dove sono presenti i dati della blockchain di questo nodo essenzialmente. Ora, dando invio, lui dovrebbe creare questo account multifirma. Vediamo un po'. Giustamente si sta collegando al wallet e quindi mi chiede la password. Inserisco la mia password segreta e abbiamo creato il nuovo account multifirma. Bene, adesso Giancarlo ha quindi creato un account multisignature basandosi solo su una conoscenza di informazioni pubbliche a tutti quanti, che sono gli indirizzi pubblici degli account che andranno a costituire questo wallet, questo account multisignature, scusate. Dato che, come abbiamo detto, i processi on-chain sono eseguiti soltanto da me, in questo momento la blockchain di Algorand non sa nulla ancora del fatto che questo account è potenzialmente esistente. Quindi questo account ha tutte le caratteristiche giuste per poter essere un account Algorand, ma affinché la blockchain sappia che effettivamente questa entità è stata creata, bisogna in qualche modo comunicarglielo tramite un'attivazione. Un'attivazione di un account in Algorand corrisponde semplicemente all'invio di una quantità minima di algo, che sono 0,1. Io in questo momento decido di mandargliene 1. Questo è il comando che io eseguirò, quindi goal clerk send, che è il comando che serve
ad inviare le transazioni. Amount sono 1 milione di micro Algorand, perché ricordiamo sempre che tutte le quantità espresse sono sempre riferite alle unità minime di asset, quindi sia per l'algo che per gli Algorand standard asset. Partiranno dal mio account e finiranno nell'account multisignature appena creato da Giancarlo. Vedete, la transazione è stata postata ed è stata effettivamente eseguita. Quindi che cosa succede? Se io andassi a vedere adesso sul Chain Explorer, andassi a guardare effettivamente questo, vediamo che appunto è attivato e ha dentro di sé un algo. Bene, grazie Cosimo di avermi mandato l'algo. Vediamo un po'. Goal account list meno di data. Il mio account multisignature, che è questo, vedete? L'altro è una prova che avevo fatto in precedenza. Dice ancora 0 microalgos, invece di dire 1 milione di microalgo, scusate. Perché? Perché ovviamente il mio nodo non è ancora sincronizzato. Quindi se io faccio node status meno di data, vedete che lui sta ancora andando in sincronizzazione. Vedete? Il numero di blocco sta crescendo. Quindi giustamente il nodo non è sincronizzato e io non posso leggere questa informazione. Però posso andare avanti col lavoro che ci siamo prefissati. Bene, quindi il lavoro che devo fare adesso, devo lanciare un comando per, diciamo, dare la mia disponibilità ad accettare il token BED, il token della community che abbiamo creato. Per poter fare questo opt-in, cioè questo mio consenso di disponibilità, devo fare un invio di 0 a me stesso di questo asset, di questo token. Come facciamo? Goal asset send amount 0, asset id, l'identificativo del nostro bellissimo token di comunità. Devo indicare l'indirizzo del creatore dell'asset, in questo caso è Cosimo, quindi posso indicare il creatore attraverso la sua chiave pubblica e devo inserire altri due parametri fondamentali. Da dove a dove voglio inviare questo token? Cosa faccio? Siccome la quantità è 0, lo mando dal mio account multisignature appena creato verso lo stesso mio account multisignature appena creato. Ora ci sono dei parametri importanti. Voglio definire una finestra temporale rispetto a quando questa attività può essere possibile. Quindi vado sul Block Explorer, il primo che diciamo mi viene in mente, e vado a prendere l'id dell'ultimo blocco disponibile. Quindi questa roba, diciamo, l'opt-in vale da questo blocco fino a un'ora di tempo, diciamo. Quindi per ottenere un'ora di tempo vado ad aggiungere una quantità a questo numeraccio qui. Diciamo 1 milione, può essere sufficiente, che dite? No, è 1000 blocchi il massimo che possiamo 1000 blocchi. fare Quindi come finestra. devo mettere 1000 blocchi. Quindi questo 9 diventerà 1 0 e questo 3 diventa un 4. Ok? Adesso
dove voglio inserire questa transazione? La inserirò in un file. E questo file lo chiamo unsigned transaction TXN. Questa è una transazione pura, non firmata, una transazione semplicissima. Andiamo a specificare sempre la cartella con i nostri dati. Questa transazione verrà creata solo sul mio computer locale. Adesso lo lancio e vediamo un po' il risultato. Serve sempre la mia password. Ok, adesso se faccio ls dovrei avere una unsigned transaction. Questa qui è la nostra transazione. Andiamo a curiosare su unsigned transaction. Vedete che è in formato binario, ok? In qualche formato compresso binario. Puoi Ora, usare l'inspect per vedere un po' che cosa... ok, quindi posso fare clerk inspect unsigned transaction. Eccola qua. Quindi è un semplicissimo JSON, ok? Che è stato compresso essenzialmente o reso, diciamo, in binario. Quindi vedete abbiamo il multisig, il threshold di 2, ok? E questa è la nostra transazione. Ora il passo che vado a fare è inviare questa transazione a Riccardo. Una cosa che volevo far notare, tramite questo JSON si vede, è che l'account multisignature, essendo una rappresentazione logica in realtà di questi tre account, questi quattro account, scusate, che lo compongono, ottenuto tramite un hash function, l'ordine con cui noi andiamo a scrivere gli indirizzi, cioè se noi avessimo scritto prima quello di Giancarlo e poi quello di Giovanna, avremmo ottenuto un multisignature diverso rispetto a quello che avremmo ottenuto scrivendo prima Riccardo e poi me, ad esempio. Quindi l'ordine dei singoli account single signature ha influenza sul risultato dell'hash che determina questo account multisignature. Però l'ordine di questi account non ha nessuna influenza sulla firma. Quindi potenzialmente Giancarlo potrebbe inviare in parallelo questa unsigned transaction sia a Riccardo che a Giovanna, senza sapere chi dei due poi la firmerà per primo. E quindi è totalmente asincrono come processo. Perfetto, perfetto. Perfetto, ho ricevuto il file da Giancarlo in modo off-chain. Ho posizionato il file nella mia cartella di Ubuntu, faccio un list per esplorare il contenuto e quindi vedo il file unsigned transaction. Posso quindi richiamare il comando, sarà l'algokey multisig -tx file unsigned transaction e vado ad indicare l'out file che si chiamerà jova_signature.sig. A questo punto devo mettere la frase mnemonic eccola. Se vado a lanciare un list, troverò il mio file jova_signature.sig. Volendo possiamo anche fare un'istruzione come quella fatta inizialmente da Giancarlo, quindi un clerk sul file per ispezionarne il contenuto e quindi vedere la differenza rispetto al file iniziale. Questo file adesso verrà passato nuovamente a Giancarlo, sempre in modo off-chain.
Allora, contestualmente alla firma che è stata, diciamo, apposta prima, in questa volta firmeremo lo stesso identico file che mi è stato mandato da Giancarlo, con invece la signature, quindi la chiave privata che appartiene a me. Innanzitutto vediamo il file con la transazione e andiamo a inserire il comando che ci serve per poterla firmare. Allora, adesso sto firmando con la mia chiave mnemonica lo stesso file unsigned transaction che mi è stato inviato da Giancarlo, quindi stiamo utilizzando lo stesso comando che è stato utilizzato prima, dal quale gli stiamo dicendo di prendere il file, di diciamo, avere come output un altro file chiamato rig signature e dobbiamo chiaramente firmarlo con le parole previste dalla mia chiave mnemonica. Ora, se andiamo a controllare, vedrete che, come prima, il sistema ha creato un altro file, rig signature. Questo qua è il file con la mia firma che verrà reinviato per poter concludere la transazione. Dunque, come avete visto, sia Giovanna che Riccardo hanno creato dei file che hanno un'estensione .sig, mentre il file non firmato, che è il file road, quindi della transazione semplice creato da Giancarlo, aveva un'estensione .txn. Come nota volevo ricordare che queste estensioni di questi file sono completamente arbitrarie, però per una buona prassi e per una buona convenzione, per evitare quindi di confondere i file firmati con quelli non firmati, abbiamo adottato una convenzione sull'estensione dei file che ci aiuta comunque ad ordinare le cose, quindi io vi consiglio di adottarla. Bene, Giovanna e Riccardo mi hanno inviato i loro file firmati. Infatti qui abbiamo il file Giovanna Signature e Riccardo Signature. Queste sono delle sorte di autorizzazioni a fare l'operazione. Ora io voglio fare il merge di questi due file in un'unica transazione essenzialmente. Quindi vado ad utilizzare il comando clerk, sempre del nostro tool goal, quindi il nostro commesso, e gli dico che voglio fare il merge di un multisig. Quindi vado ad indicare la firma di Giovanna e la firma di Riccardo. L'altra opzione che serve è "-out" per indicare il nome del file che rappresenterà una transazione che contiene entrambe le firme dei due, diciamo, delle due persone che hanno firmato. Vado sempre a indicare "-d data", che è la cartella dove sono presenti tutti i dati del mio nodo. In questo momento questa operazione è completamente off-chain. Quello che avviene è come se avessi ricevuto un foglio di carta da Giovanna con la sua firma e un foglio di carta da Riccardo con la sua firma. Questo comando non fa altro che unire questi due fogli di carta in una signed transaction e siccome il nostro multifirma è 2 su 4, questa transazione può passare. Andiamo a fare un ls per visualizzare appunto il file stxn e questo file lo vado a consegnare a Cosimo. Allora, grazie Giovanna, grazie Riccardo e grazie Giancarlo per avermi inviato questo file. Quindi a questo punto che cosa è successo? Nel retroscena, quindi off-chain, nessuno nel mondo pubblico di Algorand sa ancora quello che è stato fatto dietro le quinte, abbiamo creato una transazione che può essere spedita verso la rete. Cioè Giancarlo ha creato una transazione, dopodiché ha chiesto cortesemente a Giovanna e a Riccardo di apporre la propria firma digitale. Loro hanno firmato questo contratto, quindi dando il loro consenso, dopodiché Giancarlo ha unito queste firme
in un unico file che rappresenta la digitalizzazione di un'autorizzazione a procedere da parte della maggioranza del board del comitato di organizzazione di blockchain e dintorni. Quindi a questo punto io, che sono l'unico a poter effettuare operazioni on-chain, ho ricevuto questo file raw, quindi completamente ancora da sottomettere alla blockchain, e lo invierò. Vediamo a che blocco siamo arrivati. Dovremmo essere ancora dentro la finestra di validità specificata da Giancarlo. Adesso che cosa faremo? Io eseguirò questo comando, quindi goal clerk raw send, cioè chiedo a questo commesso di inviare una transazione raw che è scritta solo su un file. Vedete? Sembra che tutto questo processo sia andato a buon fine. Se noi guardiamo adesso il Chain Explorer e aggiorniamo, bene, dopo un'operazione di cui nessuno sapeva nulla, quindi completamente off-chain, con attori che hanno agito completamente dietro le quinte, siamo riusciti ad attivare su questo account multi-signature, che rappresenta quindi il board delle organizzazioni, dell'organizzazione di blockchain e dintorni, quindi della nostra community, il token caratteristico che rappresenta la digitalizzazione della membership a questa community. E da questo momento in poi BED sarà attivo su questo account. Che cosa serve adesso per portare il board di organizzazioni al comando della gestione di questo asset, quindi di questo community token? Vedete, nella prima video lezione il creatore di questo asset ero io, e nonostante noi avessimo eliminato la possibilità per questo asset di eseguire dei freeze o dei callback, clawback, eravamo comunque rimasti, ci eravamo ancora riservati la possibilità di modificare il manager address e il reserve address, che adesso saranno quindi sostituiti con il nuovo account che ha appena, vedete, fatto un opt-in. Ok, quindi adesso che cosa faremo? Con una transazione di asset configuration, quindi asset config, sto dicendo che l'asset ID, quindi l'identificativo del nostro asset, che è stato creato dalla mia chiave pubblica, e questa informazione non potrà mai essere cambiata dalla blockchain, cioè rimarrà sempre scritto che questa cosa è stata fatta da me. Attualmente questo asset è gestito, vedete, il manager è la mia chiave pubblica, sta consegnando con questa transazione la gestione al nuovo account multisignature e anche la proprietà logica di essere la nuova riserva di questo asset. La nota che ho inserito è semplicemente un omaggio agli appassionati di Tolkien, in cui diciamo che a Gran Burrone è stato eletto il Gran Consiglio del Panzerotto, e quindi adesso invio la transazione. Bene, la transazione adesso è stata proiettata in blockchain, è stata acquisita, e se adesso noi andiamo a guardare le proprietà dell'asset, vedete il nuovo gestore di questo asset e il nuovo stato logico di riserva di questo asset sono stati adesso assegnati al nuovo account multisignature. Ora, perché ho detto stato logico della riserva? Perché appunto il reserve address fisicamente non è a tutti gli effetti diventato adesso
il detentore della supply dell'asset, perché rappresenta lo stato logico soltanto che serve a differenziare nelle varie ricerche che si possono fare sui dati della blockchain il fatto che quella quantità di asset sia stata già coniata o meno. Quindi per garantire che effettivamente tutta la quantità coniata di quell'asset sia attribuita al nuovo indirizzo di riserva, l'ultima cosa che resta da fare è quella di trasferire tutta la riserva di questo asset, che è ancora in mio possesso, a il nuovo indirizzo multisignature. Ok, quindi possiamo stoppare. Io devo fare l'ultima transazione. Vai. Bene, quindi l'ultima operazione per chiudere effettivamente questo passaggio di consegne della gestione e della supply effettivamente a questo nuovo account multisignature è il trasferimento della quantità restante di ASA dal mio indirizzo verso la nuova riserva. Badate bene che tutte queste operazioni che noi abbiamo eseguito in maniera asincrona, e magari ci riserviamo di spiegarlo in un, chissà, in un video tutorial futuro, potrebbero essere state raggruppate tutte insieme in un unico atomic transfer. Cioè, se io non avessi esattamente la fiducia che ripongo in Giancarlo, Giovanna e Riccardo, che loro ripongono in me, del fatto che tutte queste operazioni fossero veramente eseguite in maniera istantanea, cioè loro avrebbero potuto firmare tutte queste cose qua, semplicemente io non aver eseguito l'ultima vera transazione che gli consegnava di fatto tutta la supply. Quindi io avrei potuto dire, ok, se non ci fidiamo gli uni degli altri, quello che possiamo fare è costruire tutta questa catena di transazioni e dopodiché raggrupparla e aggiungere l'ultima firma che valida questo processo solo alla fine. Per esempio, Giovanna avrebbe potuto firmare solo alla fine questa transazione. Avremmo potuto, insomma, inventarci un'architettura. Adesso magari l'esempio non è proprio così lineare, ma avremmo potuto inventarci un'architettura per il quale tutte queste cose potevano essere eseguite o davvero tutte o nessuna. E questo magari lo vedremo prossimamente. Quindi se noi adesso andiamo a guardare quello che succede sull'asset e quindi sul Block Explorer, andiamo a guardare vedete, il nuovo account multisignature detiene effettivamente tutta la supply. Quindi da questo momento in poi qualsiasi altro trasferimento o distribuzione di questo asset verso i futuri membri della comunità blockchain e dintorni deve essere autorizzato da più persone e non solo da me. Quindi questo conclude un po' il video tutorial. Ringrazio Giancarlo, Giovanna e Riccardo per avermi aiutato a fare questa cosa qua. Tutti insieme ci siamo riusciti e quindi lo potete fare anche voi. Un'altra nota che vorrei aggiungere, quindi oltre al fatto che la gestione è adesso condivisa e che quindi nessuno può agire autonomamente senza accordarsi con gli altri, è anche un'altra molto importante, cioè il fatto che noi abbiamo di fatto aumentato la sicurezza della gestione di questo asset, perché se qualche attore malicious, diciamo, malintenzionato, volesse derubare questo asset o volesse in qualche modo sottrarcelo in maniera fraudolenta, invece che avere bisogno sostanzialmente solo di una chiave privata, dovrà conoscerne due e quindi questo garantisce ancora di più che il fatto che questo asset è sicuro.
Allora, grazie a te Cosimo, sicuramente è stato, diciamo, un'esperienza interessante, un tutorial interessante da fare e vedremo di continuare questa esperienza con te nella scoperta di questo fantastico strumento che è Algorand. Riccardo, Giovanna, un saluto. Alla prossima, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie mille ragazzi, è stata un'esperienza molto interessante. Bene, Arrivederci a tutti quanti. ciao a tutti.